Colleghi, buongiorno. Oggi insieme analizzeremo i principi di funzionamento e le tematiche più attuali nel lavoro con la terapia a microcorrenti, quindi iniziamo. L'apparecchio per la terapia a microcorrenti è caratterizzato da un'azione che consente di ringiovanire la pelle del viso e del corpo grazie all'azione di impulsi elettrici a bassa intensità di corrente. Tra i principali vantaggi di questo tipo di biostimolazione rientra il trattamento simultaneamente delicato e profondo del derma, dell'epidermide, del tessuto sottocutaneo e delle fibre muscolari, con l'obiettivo di normalizzare il metabolismo e favorire la rigenerazione dei tessuti. Per consentire l'esecuzione di procedure terapeutiche complesse, l'apparecchio è dotato di due manipoli con puntali elettrodi intercambiabili di forma conica e sferica, nonché di accessori per il trattamento dell'area intorno agli occhi e alle labbra, della pelle ipersensibile e di speciali guanti conduttivi. Vediamo ora quali sono in generale i vantaggi della terapia a microcorrenti. Prima di tutto, l'efficacia scientificamente comprovata, la non invasività, la versatilità e un risultato visibile e percepibile già dopo la prima seduta. Azione delle microcorrenti. Le correnti modificano l'elettrochimica della membrana esterna in modo assolutamente minimo, consentendo di influenzare la chimica interna della membrana, attivazione del metabolismo e differenziazione cellulare. Inoltre, le microcorrenti favoriscono il recupero delle cellule e dei prodotti del metabolismo, detossinazione e drenaggio linfatico, attivazione della funzione dei fibroblasti e accelerazione del rinnovamento cellulare dei cheratinociti e dei melanociti. Vediamo ora quali effetti otteniamo dalle microcorrenti. Prima di tutto l'effetto trofico, che migliora la permeabilità delle membrane cellulari. L'effetto metabolico è l'attivazione degli scambi cellulari. L'effetto defibrotizzante consiste nell'ammorbidimento di cicatrici e aderenze nei tessuti. È inoltre presente un effetto riparativo e rigenerativo che potenzia la funzione dei fibroblasti, nonché un effetto tonificante e spasmolitico, che contribuisce alla normalizzazione e regolazione del tono muscolare. L'effetto detossinante, uno dei più importanti, è l'eliminazione delle tossine. L'effetto linfodrenante favorisce il deflusso linfatico e il ritorno venoso. I benefici della procedura di terapia a microcorrenti includono il miglioramento del trofismo dei tessuti, dell'elasticità del derma e un'azione decongestionante. È possibile lavorare già dopo da 2 a 3 giorni da interventi di chirurgia plastica. Ampie indicazioni dermatologiche e cosmetologiche. Collega, vediamo ora la preparazione alla procedura. Prima di tutto raccogliamo l'anamnesi del paziente. Consiglio di eseguire foto prima e dopo la seduta di microcorrenti. Procediamo quindi con lo struccaggio, la detersione profonda con enzimi, peeling a ultrasuoni, dermoabrasione diamantata delicata, pulizia profonda. È importante per superare la resistenza cutanea e ridurre lo strato dei corneociti. È inoltre possibile includere nella preparazione un leggero peeling chimico con acidi cheratolitici ed è fondamentale prestare attenzione alla tonificazione della pelle. Passiamo ora alle indicazioni per le sedute di terapia a microcorrenti. Normalizzazione generale e benessere dei tessuti. Trattamento dell'acne, trattamento della pelle matura, prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, tonificazione della pelle, riduzione degli edemi, nonché drenaggio linfatico e miglioramento del ritorno venoso, recupero post-traumatico e post-operatorio, riabilitazione dopo procedure invasive come resurfacing cutaneo e peeling. È inoltre importante considerare le microcorrenti nei programmi terapeutici in ambito dermatologico e cosmetologico.
Sono presenti anche delle controindicazioni alle quali è necessario prestare attenzione. In primo luogo, patologie oncologiche in anamnesi, presenza di strutture metalliche, pacemaker, malattie infiammatorie acute della pelle, neuriti del nervo facciale. In presenza di sinusite mascellare o sinusite in fase acuta, gravidanza, è necessario inoltre considerare l'accelerazione della biodegradazione dei filler nelle aree in cui si prevede di lavorare con le microcorrenti. Le metodiche di applicazione della terapia a microcorrenti sono molto ampie. Il drenaggio linfatico. Poniamo l'accento sulla stimolazione del deflusso linfatico e sul miglioramento del trofismo. Normalizzazione. L'accento è posto sul potenziamento generale dei processi metabolici, ovvero la stimolazione. Attiviamo il lavoro muscolare e la tonificazione, migliorando il tono dei tessuti e dei microvasi. Tra le metodiche rientrano anche la rilassazione e la riduzione dell'ipertono dei blocchi mimici e dei microspasmi. Per questi obiettivi abbiamo 4 programmi. Il programma P1 è la riprogrammazione della muscolatura mimica, il programma P2 è la ionomesoterapia, P3 è il lifting, P4 è il programma di drenaggio linfatico, protocollo consigliato per la procedura di terapia a microcorrenti. La durata consigliata della procedura è di massimo 30 minuti. Il ciclo prevede da 10 a 15 sedute, con un intervallo di 1 a 3 volte a settimana. La prevenzione può essere effettuata 1 a 2 volte al mese e il ciclo completo può essere ripetuto non prima di 3 a 6 mesi, ovvero da 1 a 2 volte l'anno. Collega, per un lavoro efficace ti consiglio di prestare attenzione a 4 fattori fondamentali, il primo dei quali è l'apparecchio con parametri di lavoro adeguati. Forza e impulsi a bassa frequenza e bassa ampiezza, la loro alternanza tra loro e l'utilizzo di elettrodi di diverso tipo, seguire una formazione adeguata e prestare attenzione tra loro e l'utilizzo di elettrodi di diverso tipo, seguire una formazione adeguata e prestare attenzione e soprattutto agli schemi, ai protocolli e alle metodiche della procedura di terapia a microcorrenti. Ti auguro quindi buon lavoro e successo nella pratica. Ora vediamo come collegare l'apparecchio per la terapia a microcorrenti modello T15. Prima di tutto dobbiamo collegare gli elettrodi sul pannello posteriore, colleghiamo il cavo di alimentazione alla rete, i puntali elettrodi e attiviamo il pulsante verde dell'interruttore. Sul pannello frontale vediamo l'interfaccia touch e il pulsante power per l'attivazione dell'apparecchio. È presente anche il timer della procedura con il tempo consigliato di 30 minuti e le frecce su e giù che consentono di regolare il numero di minuti di lavoro. Vediamo ora l'elenco dei programmi per il lavoro completo. Il programma P1 è la riprogrammazione dei muscoli mimici. P2 è destinato alla ionomesoterapia per la veicolazione dei cosmetici. Il programma P3 è il lifting e la tonificazione muscolare e il programma P4 è dedicato al drenaggio linfatico. Vediamo inoltre la regolazione dell'intensità della corrente e del trattamento. Si consiglia di iniziare con parametri minimi ed eseguire un test di sensibilità sul paziente, quindi selezionare impostazioni personalizzate. Il pulsante Start/Stop serve per attivare o disattivare il funzionamento. L'apparecchio modello T15 è dotato di 2 manipoli, per i quali sono disponibili puntali elettrodi di forma conica, di forma sferica. Sono inoltre presenti puntali per pelle sensibile e ipersensibile per l'area perioculare e per le zone intorno alle labbra. Il quarto tipo di elettrodi incluso nella dotazione sono i guanti conduttivi speciali. Per il loro collegamento è presente un cavo dedicato che si collega ai pulsanti del guanto destro e sinistro con un solo gesto, per una maggiore comodità, e il risultato appare in questo modo.
Rosso e nero. Colleghi, la prima fase prevede lo struccaggio e la detersione profonda della pelle utilizzando i prodotti cosmetici dei brand disponibili nel vostro studio. Tutti i prodotti cosmetici si consiglia di risciacquarli con acqua a temperatura ambiente o tiepida. Segue una fase importante, il trattamento della pelle con un antisettico acquoso. In questo caso utilizzeremo una soluzione di clorexidina. La applichiamo su dischetti di cotone e trattiamo la superficie cutanea del paziente. Questa soluzione non provoca irritazioni cutanee e prepara molto bene la pelle alla detersione profonda e alle fasi successive della seduta. Nella fase successiva consiglio comunque di eseguire metodiche esfoliative per la detersione profonda della pelle. In questo caso utilizzeremo la dermoabrasione diamantata per migliorare la permeabilità alla terapia a microcorrenti. Abbiamo preparato la pelle, eseguito lo struccaggio e il trattamento antisettico. La dermoabrasione diamantata viene eseguita in modo atraumatico e su pelle asciutta, dopodiché passiamo alla manipolazione. La procedura è estremamente confortevole perché non danneggiamo la pelle, ma la rendiamo più ossigenata e rimuoviamo le cellule morte dalla superficie dell'area su cui applicheremo la terapia a microcorrenti. Durante la dermoabrasione diamantata, un passaggio fondamentale è la fissazione del tessuto molle per il comfort della procedura e soprattutto per l'efficacia dell'esfoliazione. Non dimentichiamo di trattare anche le zone del naso e le ali del naso. Possiamo fissarle da entrambi i lati per maggiore comfort. In questo modo si apre completamente l'area di lavoro. Dopo la fase di detersione profonda, trattiamo la pelle con un antisettico acquoso. Possiamo anche utilizzare tonici antisettici. Per la tonificazione della pelle e per il ripristino del pH cutaneo.
In questa procedura di terapia a microcorrenti utilizzo un gel conduttore della compagnia Alvi Prag. La sua composizione include componenti salini e minerali per una maggiore permeabilità delle correnti, affinché la procedura sia il più confortevole ed efficace possibile, distribuendolo uniformemente su tutta l'area di lavoro. Per la procedura di drenaggio linfatico si consiglia di utilizzare puntali conduttivi di forma sferica che garantiscono una maggiore superficie di contatto e quindi un risultato più efficace. Trattiamo la superficie di contatto con un antisettico acquoso. All'inizio della seduta impostiamo il software selezionando il programma P4, il tempo consigliato non superiore a 30 minuti e l'energia al valore minimo, un'unità. Prima di iniziare la procedura eseguiamo un test di sensibilità alla corrente sul paziente e individuiamo i punti di applicazione della terapia. Durante il test, il paziente può avvertire micropunture o vibrazioni. La procedura deve essere il più confortevole possibile. Se non si avvertono sensazioni, per un drenaggio linfatico efficace iniziamo dalle prime zone di trattamento. Si tratta della zona del collo, delle aree sovra- e sottoclaveari. L'elettrodo stabile viene posizionato sotto la mandibola e indirizziamo la linfa verso i punti periferici del flusso linfatico. L'elettrodo passivo rimane stabile, mentre l'elettrodo attivo si muove dal basso verso l'alto. La velocità dei movimenti è di circa da 3 a 5 secondi. Il deflusso linfatico verso le zone sovra- e sottoclaveari può essere effettuato dall'alto verso il basso lungo i lati del collo. Consiglio inoltre, cari colleghi, di eseguire sempre le manovre in modo simmetrico, trattare completamente il lato sinistro e destro in modo alternato, lavorando su entrambi i lati contemporaneamente. Successivamente passiamo al drenaggio della parte inferiore del viso in modo da favorire il completo deflusso della linfa dalle zone nasolabiali. Prestiamo attenzione anche alla zona del mento, alla parte inferiore e superiore del viso. Passiamo quindi alla parte centrale del viso.
Dall'ala del naso, l'elettrodo si muove verso il trago, ovvero verso i punti periferici dei vasi linfatici. Nel trattamento della zona perioculare lavoriamo fino all'orbita ossea senza avvicinarci troppo alle palpebre. Nella fase finale del drenaggio linfatico possiamo convogliare la linfa attraverso i vasi linfatici periferici, con movimenti simmetrici verso il basso fino alle aree sovraclaveari, mantenendo la posizione per da 1 a 2 secondi. Nota: 2 frasi con lo stesso timestamp nel documento originale. Il programma successivo prevede la myorelaxation nelle aree della mimica e il trattamento dei muscoli facciali. Utilizzeremo puntali di forma conica. Li sostituiamo. Nel programma di myorelaxation, il posizionamento degli elettrodi avviene in modo che siano disposti lungo il muscolo. L'elettrodo passivo resta fisso, mentre l'altro elettrodo si allontana in direzione opposta. Nella parte superiore del viso, nella zona perioculare, i movimenti degli elettrodi vengono eseguiti nello stesso modo. Eseguiamo sempre il posizionamento in modo simmetrico, sia sul lato sinistro che destro, e sempre lungo i muscoli, incluso il frontale, ovvero la zona della fronte. Per il programma lifting attiviamo il programma P3 e i movimenti degli elettrodi seguono sempre il decorso muscolare, ma con movimenti di avvicinamento. Un elettrodo viene posizionato in modo stabile, mentre il secondo si muove verso l'elettrodo passivo. In questo modo, lungo il muscolo, otteniamo un effetto tonificante e di attivazione muscolare con effetto liftante.
Nel trattamento dell'area sopraccigliare iniziamo dalla testa del sopracciglio e procediamo verso la coda. L'elettrodo inferiore sostiene il tessuto molle, che viene delicatamente sollevato e mantenuto per circa da 3 a 5 secondi. I movimenti finali del programma lifting vengono eseguiti lungo l'attaccatura dei capelli, con brevi tratti e movimenti di avvicinamento degli elettrodi, ripetendo da 3 a 5 passaggi. Per il programma di ionomesoterapia consiglio l'utilizzo di prodotti a base acquosa per una migliore conducibilità, in base al tipo e alle problematiche della pelle. In questo caso utilizzerò sieri in fiale con complessi vitaminici della compagnia Alvipraghe, con un dosaggio di 2 ml per fiala. Useremo un siero vitaminico con vitamina C in base al tipo di pelle. Preleviamo il prodotto. Nel connettore o nella siringa. Per il programma di ionomesoterapia utilizziamo puntali con bastoncini in cotone per consentire un'adeguata veicolazione del siero acquoso e una corretta fororesi del principio attivo. Utilizziamo il programma P2 sull'apparecchio modello T15. Se il dosaggio del siero è di 2 o 5 ml, consiglio di inumidire i bastoncini di cotone con soluzione fisiologica o salina. Durante il lavoro in questo programma, il siero può essere applicato in 2 strati o in uno solo. L'importante è garantire la conducibilità degli elettrodi e la presenza di un prodotto cosmetico conduttivo sulla pelle. I movimenti possono essere adattati sia lungo le linee di drenaggio linfatico, sia con manovre liftanti e stimolanti per favorire l'assorbimento dei componenti cosmetici del preparato. Nel lavoro sull'area perioculare, questi elettrodi sono particolarmente indicati. La procedura è molto confortevole e i pazienti non avvertono disagio, anche in presenza di pelle molto ipersensibile nelle zone delle guance o nella parte inferiore o superiore del viso. È possibile utilizzare questi puntali. Dedichiamo attenzione anche all'area intorno alle labbra. E lavoriamo anche lungo il contorno labbra. Per collegare i guanti elettrodo, colleghiamo il cavo bianco. Il contatto rosso e quello nero vengono fissati con le clip sul guanto. In questo modo gli elettrodi sono pronti all'uso.
Prestare attenzione anche all'uso dei guanti protettivi. È possibile utilizzare guanti in lattice, nitrile o vinile, indossandoli sopra i guanti conduttivi, in modo che il guanto protettivo copra completamente quello conduttivo. Si raccomanda di prestare attenzione al fatto che durante il lavoro con i guanti tutti i dispositivi elettronici devono essere rimossi. Durante il lavoro con i guanti elettrodo utilizziamo come mezzo di contatto un gel conduttore oppure possiamo inumidirli con acqua. Il mezzo di contatto sarà completamente conduttivo, è realizzato con filamenti argentati, pertanto le sensazioni saranno estremamente confortevoli in qualsiasi area, sia del viso che del corpo. Prima di iniziare il programma di drenaggio linfatico con i guanti elettrodo, partiamo dalla zona della parte inferiore del distretto cervico-scapolare. Eseguiamo movimenti progressivi con pieno contatto. Le sensazioni possono essere simili a micropunture o a una leggera vibrazione. Anche in questo caso i movimenti vengono eseguiti in modo simmetrico, sia sul lato sinistro che destro. Successivamente lavoriamo sulla zona del collo, con movimenti di pressione o scorrimento. È molto efficace eseguire la procedura con i guanti anche sul cuoio capelluto, lavorando sugli aspetti del drenaggio linfatico. In questo modo si favorisce sia il deflusso della linfa sia il massimo utilizzo della superficie di contatto. Al termine della procedura di terapia a microcorrenti utilizziamo prodotti idratanti in crema o lozioni. In questo caso utilizzo una soluzione idratante spruzzata in modo uniforme che andrà a sigillare completamente il siero applicato. Dopo la terapia a microcorrenti, non dimentichiamo il fattore SPF. A questo punto la procedura di terapia a microcorrenti è conclusa, cari colleghi. Se avete ulteriori domande potete farcele nei commenti o in direct. Il link lo troverete in basso.